Ciao a tutti, sono Sara. E io sono Matteo. Ciao a tutti, bentornati. Oggi siamo di nuovo qui insieme per voi. Matteo, sono contenta di essere qui oggi. Sai, stamattina mi sono svegliata e ho pensato, che bello registrare un nuovo episodio. Davvero, anche io stavo aspettando questo momento. Ogni volta che registriamo mi diverto così tanto. Sì, è vero. E voi che ci state guardando, grazie mille per essere qui. Se siete nuovi su questo canale, benvenuti. Qui parliamo italiano in modo semplice, lento e naturale. Esatto, qui non parliamo in modo complicato, parliamo come due amici normali. Vogliamo che voi possiate capire l'italiano reale, quello che si parla ogni giorno in Italia. E se volete aiutarci ad arrivare a più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano, potete fare una cosa molto semplice. Iscrivetevi al canale, è gratis e ci aiuta tantissimo. Sì, e lasciate un like al video. Ogni like ci aiuta a raggiungere più persone. Più persone vedano il video, più persone possono imparare l'italiano con noi. Esatto, è un piccolo gesto per voi, ma per noi è molto importante. Grazie. Bene, allora Matteo, sei pronto per l'episodio di oggi? Sono prontissimo. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di qualcosa di molto utile. Parliamo di come descrivere la tua città in italiano. Come si dice dove abiti? Com'è la tua città? Cosa c'è da fare? Cosa ti piace? Ah, fantastico! È un argomento perfetto per i principianti, perché spesso uno dei primi temi di conversazione è proprio questo. Di dove sei? Com'è la tua città? Esatto, quando incontri qualcuno per la prima volta, quasi sempre si parla di questo. Dove abiti? Da dove vieni? Com'è la tua città? Sì, è una delle prime cose che chiedi quando conosci qualcuno di nuovo. Perfetto, ma prima di cominciare con l'argomento, Matteo, come stai oggi? Com'è andata la tua mattina? Ma abbastanza bene. Sai, questa mattina sono uscito presto. Volevo prendere un caffè al bar sotto casa mia. Ah sì? E com'era? Perfetto. Io non posso vivere senza il caffè della mattina. È la mia routine. Mi sveglio, mi alzo e la prima cosa che faccio è andare al bar. Sì, capisco, anch'io. Il caffè è sacro in Italia. Sacro, sì. E tu, come hai cominciato la tua giornata? Io stamattina ho fatto una passeggiata, abito vicino a un parco e ogni tanto, quando ho tempo, mi piace camminare un po' prima di lavorare. Mi aiuta a svegliarmi e a pensare. Che bella cosa! Io invece non sono bravo a fare passeggiate la mattina. Ho bisogno del caffè prima di qualsiasi altra cosa. Sì, vi sembra di conoscere qualcuno così? Qualcuno che non può fare niente senza il caffè? Scrivetemelo nei commenti. Sì, scrivetelo. Siete persone da caffè o da tè la mattina? Bello, voglio sapere. Ma adesso parliamo della città. Sei pronto, Matteo? Pronto? Allora, prima cosa, come si dice dove abiti in italiano? Se qualcuno ti chiede dove abiti o di dove sei, cosa risponde? Allora, io per esempio posso dire abito a Milano. Milano è una città nel nord Italia. È una città grande, moderna, molto dinamica. Bene, quindi la struttura base è abito a e poi il nome della città, oppure si può dire vivo a, che significa la stessa cosa. Sì, vivo a Roma, vivo a Napoli, vivo a Torino. Tutte e due le forme vanno bene. E io, per esempio, posso dire abito a Roma. Sono romana, nata e cresciuta a Roma. Ah, quindi sei romana. E com'è Roma, Sara? Descrivila un po' per chi non la conosce. Mamma mia, Roma. Roma è una città unica. Non so da dove cominciare. È una città enorme, prima di tutto. Ha quasi 3 milioni di abitanti. 3 milioni. Sì, è davvero grande. Sì, ed è una città piena di storia. Ovunque guardi c'è qualcosa di antico. Ci sono i fori romani, il Colosseo, il Pantheon, edifici che hanno più di 2000 anni. 2000 anni. È incredibile pensarci. Sì, io sono nata a Roma e ci vivo da sempre, però ancora oggi cammino per le strade e mi fermo a guardare certi edifici e penso, ma è possibile che sia così antico? Sì, capisco. Quando arrivi per la prima volta a Roma sei sopraffatto. Ci sono così tante cose da vedere. Esatto, è una città molto turistica, ovviamente. Ci sono tantissimi turisti tutto l'anno.
A volte, soprattutto in estate, ci sono così tanti turisti che i romani stessi evitano certi posti. Sì, quanti di voi sono stati a Roma? Siete stati al Colosseo? Scrivetemelo nei commenti. Voglio sapere se avete visitato Roma. Sì, ditemelo. E poi, oltre alla storia, Roma è una città bellissima anche per il cibo. Il cibo romano è spettacolare. Ah, il cibo. Non potevamo non parlarne. No, 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 il cibo è fondamentale. A Roma si mangia benissimo. Ci sono i supplì, la cacio e pepe, la carbonara. Ah, la carbonara. Questa è una cosa seria. La vera carbonara si fa solo con le uova, il guanciale, il pecorino romano e il pepe nero. Niente panna? Niente panna, mai. Questa è una regola importante. Se andate in un ristorante e mettono la panna nella carbonara, andate via. Sì, è un segno che non è un buon posto. Esatto. Ma dai, parliamo anche di te. Tu hai detto che abiti a Milano. Com'è Milano? Ah, Milano. Allora, Milano è molto diversa da Roma. È nel nord Italia, in Lombardia, ed è la capitale della moda e del design in Italia. Sì, assolutamente. Milano è famosa in tutto il mondo per la moda. Esatto, ci sono le grandi case di moda italiane, i grandi negozi, le sfilate. È una città molto elegante, moderna, efficiente. Efficiente. Questa è una parola che si usa spesso per Milano. Sì, i treni arrivano in orario, la metropolitana funziona bene, le strade sono pulite. È diversa da Roma in questo senso. Matteo, stai dicendo che Roma non è efficiente? No, no, sto dicendo solo che Milano ha un carattere diverso, più nord europeo forse. Va bene, capito. E a Milano cosa si può vedere? Cosa ti piace di Milano? Mi piacciono tantissime cose. Intanto c'è il Duomo. Il Duomo di Milano è spettacolare. È una cattedrale gotica enorme nel centro della città. Ci ho portato tantissimi amici stranieri e ogni volta rimangono a bocca aperta. Sì, il Duomo di Milano è davvero bello. Io ci sono stata una volta e ricordo che sono salita sul tetto. Ah, sì, si può salire sul tetto e vedere tutta la città dall'alto. È un'esperienza bellissima. Sì, è magnifico. E poi Milano ha anche molti musei, vero? Sì, c'è il Museo del Novecento, la Pinnacoteca di Brera e poi la cosa più famosa di tutte, l'Ultima cena di Leonardo da Vinci. Ah, sì, l'ultima cena. È nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. Bisogna prenotare con molto anticipo per vederla. Esatto, con mesi di anticipo a volte, ma ne vale la pena. È una delle opere d'arte più famose del mondo e vederla dal vivo è un'emozione unica. Assolutamente. Allora adesso facciamo una cosa utile per chi sta imparando l'italiano. Parliamo di come descrivere una città usando aggettivi semplici. Ottima idea! Gli aggettivi sono importantissimi quando descrivi un posto. Esatto. Allora ci sono aggettivi positivi e negativi. Cominciamo con quelli positivi. Come si può descrivere una città in modo positivo? Allora, si può dire la mia città è bella, oppure è una città grande, oppure è una città moderna. Bene. Poi ci sono altri aggettivi utili. Per esempio, storica. Una città storica ha molta storia, molti edifici antichi. Sì, Roma è una città storica, oppure Firenze è una città storica. Poi c'è vivace. Una città vivace è una città piena di vita, piena di persone, di movimento, di eventi. Sì, Milano è una città vivace, c'è sempre qualcosa da fare, da vedere. Poi c'è tranquilla. Una città tranquilla è il contrario. È calma, silenziosa, rilassante. Sì, magari un piccolo paese in campagna è tranquillo. Il mio paese è piccolo e tranquillo. Esatto. E poi c'è caotica. Una città caotica è disorganizzata, piena di traffico, rumorosa. Ah, il caos. Alcune grandi città italiane possono essere un po' caotiche. Non faccio nomi. No, non facciamo nomi. Ma sì, alcune città sono più caotiche di altre. Napoli, per esempio, è famosa per essere molto caotica, ma anche molto affascinante. Sì, il caos di Napoli ha un fascino particolare. È una città che o ami o non ami. Esatto. E tu, Matteo, hai mai vissuto in una città piccola o sempre in una grande città? Ah, buona domanda.
Allora, io sono cresciuto in un paese piccolo, non in una grande città. Il paese dove sono cresciuto si chiama Vigevano. È vicino a Milano, in Lombardia. È una città di circa 60.000 abitanti. Ah, Vigevano, conosco. Ha una piazza bellissima. Sì, Piazza Ducale. È una delle piazze più belle d'Italia, secondo me. Quando ero piccolo ci giocavo, andavo lì con gli amici, in bicicletta. Che bello! È una cosa che mi piace dell'Italia. Anche i paesi piccoli spesso hanno una piazza bellissima, un centro storico meraviglioso. Sì, è vero, in Italia anche i piccoli paesi hanno una loro bellezza. Non bisogna sempre andare nelle grandi città per trovare cose belle. Assolutamente. Quindi se qualcuno vi chiede com'è il tuo paese natale, potete rispondere con una frase semplice come il mio paese è piccolo, va molto bello, oppure la mia città è grande e molto vivace. Esatto, e poi potete aggiungere qualcosa di specifico. Per esempio, nella mia città c'è un castello molto antico, oppure nella mia città c'è un mercato bellissimo ogni sabato. Bene, adesso parliamo di un'altra cosa importante. Come si descrivono le caratteristiche di una città? Cosa c'è nella tua città? Sì, per esempio si può parlare dei monumenti, dei parchi, dei negozi, dei ristoranti. Esatto. Allora, alcune frasi utili. Nella mia città c'è e poi dici cosa c'è. Per esempio, nella mia città c'è un museo molto famoso. Oppure nella mia città ci sono molti parchi. Ci sono, plurale, perché i parchi sono più di uno. Sì, bravissimo. C'è per il singolare e ci sono per il plurale. È una cosa importante da ricordare. Esatto. Quindi nella mia città c'è un lago bellissimo. Oppure nella mia città ci sono molte chiese storiche. Perfetto. E si può anche dire cosa non c'è. Per esempio, nella mia città non c'è la metropolitana. Oppure, nel mio paese non ci sono molti negozi. Sì, la negazione è semplice. Basta aggiungere non davanti. Non c'è oppure non ci sono. Bene. E tu, Matteo, cosa c'è a Milano che ami di più? Cosa consiglieresti a chi viene a visitarla? Ma allora, oltre al Duomo e all'ultima cena che abbiamo già detto, io consiglierei i Navigli. Ah, i Navigli, sì, sono bellissimi. I Navigli sono dei canali nel centro di Milano. Sono antichissimi. Leonardo da Vinci ha lavorato su alcuni di questi canali, sai? Davvero? Non lo sapevo. Sì, ha progettato un sistema di chiuse per i canali. È una cosa interessante. E oggi, lungo i Navigli, ci sono tantissimi bar, ristoranti, locali. La sera è molto animata. Sì, l'aperitivo ai Navigli è famoso. Sì, a Milano c'è la tradizione dell'aperitivo. La sera, dopo il lavoro, si va al bar per un aperitivo. Di solito un Aperol Spritz o un Campari, con degli snack. È un momento sociale molto importante. È una bella tradizione. Anche a Roma si fa l'aperitivo, ma è più una cosa milanese, no? Sì, direi che è nata a Milano, ma ormai è diffusa in tutta Italia. Sì, sì, anche io quando esco con le amiche spesso facciamo l'aperitivo. È rilassante, è conviviale. Conviviale, bella parola. Significa che è piacevole stare insieme, no? Sì, è una parola un po' formale, ma molto bella. Una cena conviviale, un aperitivo conviviale. Significa che c'è un'atmosfera calda e amichevole. Mi piace, la aggiungo al mio vocabolario. Bene, allora parliamo ancora un po'. Voglio chiederti, qual è la cosa di Milano che non ti piace? Perché ogni città ha anche i suoi lati negativi, no? Ah, onestà, mi piace. Sì, ok. La cosa che non mi piace di Milano è il costo della vita. Milano è una città cara. I prezzi degli affitti, dei ristoranti, dei negozi sono più alti che in altre città italiane. Sì, lo so, anche Roma è cara, ma Milano forse ancora di più. Sì, purtroppo. Per un giovane che vuole andare a vivere a Milano è difficile trovare un appartamento a un prezzo ragionevole. È un problema in molte grandi città del mondo, non solo in Italia. Sì, esatto. E poi un'altra cosa che non mi piace è il traffico. Il traffico a Milano è terribile. Ci sono milioni di macchine e i tempi di spostamento possono essere lunghissimi. Sì, il traffico. Questo è un problema comune a Roma anche. Roma ha un traffico assurdo. Allora su questo siamo d'accordo.
Sì, il traffico è una delle cose più fastidiose delle grandi città italiane. Però a Milano almeno c'è una buona metropolitana, no? Sì, la metro di Milano è efficiente. Ci sono 4 linee e di solito funziona bene. Io cerco di usarla il più possibile per evitare il traffico. Sì, è una buona strategia. A Roma la metropolitana è meno sviluppata, purtroppo. Abbiamo solo 2 linee principali. Ah sì, perché a Roma è difficile costruire nuove linee della metropolitana. Esatto, perché quando scavi trovi sempre qualcosa di antico, un reperto archeologico, una strada romana antica, una villa. È vero, è quasi comico. Vogliono costruire una nuova metro e trovano una villa romana di 2000 anni fa. Sì, e a quel punto devono fermare tutto, chiamare gli archeologi, può richiedere anni. È il prezzo di vivere in una città così ricca di storia. Esattamente, ma lo accettiamo con amore. Ok, adesso parliamo di come dire dove si trovano le cose nella città, perché questo è molto utile quando qualcuno ti chiede indicazioni o quando descrivi la tua città. Sì, per esempio le preposizioni di luogo sono importantissime. Esatto. Allora, alcune parole utili. Vicino a significa near, close to. Lontano da significa far from. In centro significa in the center. In periferia significa in the outskirts. Sì, e poi a nord, a sud, a est, a ovest. Nord, sud, est, ovest. Perfetto. Quindi possiamo dire il museo è vicino alla stazione. Oppure il parco è lontano dal centro. Oppure abito in periferia, non in centro. E si può anche dire la mia città si trova nel nord Italia, oppure la mia città è nel sud della Francia. Esatto, molto utile. E poi per descrivere il quartiere si può dire abito in un quartiere tranquillo. Oppure il mio quartiere è molto animato. Sì, quartiere è una parola importante. Un quartiere è una zona specifica della città. Ogni grande città ha molti quartieri diversi, con caratteristiche diverse. Esatto. A Roma, per esempio, ci sono quartieri storici come Trastevere, Prati, Testaccio. Ognuno ha un'atmosfera diversa. A Milano ci sono quartieri come Brera, Isola, Navigli, ognuno con il suo carattere. Brera è il quartiere degli artisti, vero? Sì, Brera è famoso per le gallerie d'arte, i negozi di antiquariato, i caffè eleganti. È un posto molto piacevole per passeggiare. Sì, l'ho visitato, è bellissimo. Molto diverso da altri quartieri di Milano. Esatto, e questa è una cosa bella delle grandi città. Puoi camminare da un quartiere all'altro e sembra quasi di essere in una città diversa. Sì, è una delle cose che amo di Roma. Ogni quartiere ha la sua storia, la sua gente, i suoi sapori. I suoi sapori. Già, il cibo cambia da quartiere a quartiere. Certo, in certi quartieri di Roma ci sono i migliori ristoranti di pesce, in altri ci sono le migliori trattorie tradizionali, in altri ancora ci sono i mercati storici. Il mercato, bello argomento. I mercati rionali sono una cosa tipicamente italiana, no? Sì, in quasi ogni quartiere c'è un mercato, di solito la mattina. Si va a comprare la frutta, la verdura, il pesce, la carne. È un momento sociale, oltre che pratico. Sì, mia nonna ci andava tutti i giorni al mercato. Conosceva tutti i venditori per nome. Che bello! Sì, una volta era più comune. Oggi forse si va meno al mercato e più al supermercato. Sì, purtroppo. Il supermercato è più comodo, però il mercato rionale ha un'atmosfera speciale che non si trova al supermercato. Assolutamente. C'è il profumo della frutta fresca, le voci dei venditori che chiamano i clienti. È un'esperienza sensoriale. Sensoriale, bella parola. Sì, significa che coinvolge tutti i sensi: vista, olfatto, udito. Giusto. I sensi sono la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto. Bravo. E adesso parliamo di come rispondere quando qualcuno ti chiede: ti piace la tua città? Perché questa è una domanda molto comune. Sì, e si può rispondere in tanti modi. Il più semplice è sì, mi piace molto. Oppure no, non mi piace tanto.
Ma si può anche essere più specifici. Per esempio, mi piace perché è una città vivace e c'è sempre qualcosa da fare. Oppure non mi piace tanto perché è troppo caotica e cara. Esatto. E poi si può usare la struttura la cosa che preferisco della mia città è e poi dici cosa ami di più. Bello! La cosa che preferisco di Milano è la sua energia. Si sente sempre in movimento, sempre attiva. Bella risposta. E io potrei dire la cosa che preferisco di Roma è la sua bellezza. Ogni angolo ha qualcosa di speciale da guardare. Perfetto. E poi c'è anche la cosa che mi piace meno di per parlare dei difetti. Sì, la cosa che mi piace meno di Roma è il traffico e la burocrazia. Ah, la burocrazia italiana. Questo è un tema universale. In Italia la burocrazia è famosa per essere complicata. Sì, purtroppo, ma questa è un'altra storia. Allora, adesso facciamo una piccola pausa dall'italiano formale e parliamo un po' più liberamente. Matteo, se dovessi vivere in un'altra città italiana, quale sceglieresti? Bella domanda. Direi Firenze. Firenze, bella scelta. Perché? Perché Firenze è una città che mi ha sempre affascinato. È più piccola di Milano o Roma, ma è incredibilmente ricca di arte e cultura. Il Rinascimento italiano è nato lì. Michelangelo, Leonardo, Botticelli, tutti hanno lavorato a Firenze. Sì, Firenze è come un museo a cielo aperto. Camminare per il centro di Firenze è come camminare in un museo vivente. Esatto, e poi la Toscana è bellissima. Puoi uscire da Firenze e in un'ora sei in mezzo alle colline toscane, con i vigneti, i cipressi. Ah sì, la campagna toscana è uno dei paesaggi più belli d'Italia, secondo me. Sì, e il vino toscano, il Chianti, il Brunello di Montalcino. Non possiamo parlare di luoghi senza parlare di cibo e vino. È impossibile, siamo italiani. È vero, è vero. E tu, Sara, se dovessi vivere in un'altra città? Mi piacerebbe molto vivere a Bologna. Ah, Bologna, ottima scelta. Sì, Bologna è famosa per tre cose. È rossa, perché i tetti e i muri degli edifici sono di color mattone rosso. È grassa, perché si mangia tantissimo bene. Ed è lotta, perché ha l'università più antica d'Europa. L'Università di Bologna, fondata nell'anno 1088. È incredibile. Sì, ed è una città piena di studenti, quindi è molto vivace, giovane, con molta energia. Ci sono concerti, eventi culturali, mercatini. E le porticine, le colonne coperte. A Bologna ci sono chilometri di portici che coprono i marciapiedi. Puoi camminare in tutta la città senza bagnarti quando piove. Esatto, sono patrimonio UNESCO i portici di Bologna. È una cosa unica al mondo. Sì, e il ragù alla bolognese, la vera bolognese è di lì. Sì, e sai che la vera bolognese non si mette sugli spaghetti? Sì, si mette sulle tagliatelle. Le tagliatelle al ragù. Esatto, non spaghetti bolognesi. Fuori dall'Italia usano gli spaghetti, ma in Italia, a Bologna, si usano le tagliatelle. Questa è un'altra regola importante. Sì, il cibo italiano ha molte regole, ma sono regole belle, no? Nascono da una tradizione ricca e profonda. Assolutamente. Il cibo in Italia è cultura, non è solo mangiare, è storia, identità, famiglia. Sì, ben detto. E parlare di cibo quando descrivi la tua città è normalissimo, anzi è quasi obbligatorio. Sì, se dici che vieni da Napoli, la prima cosa che ti chiedono è: ma hai mangiato la vera pizza napoletana? Sì, esatto. E se dici che vieni dalla Sicilia, ti chiedono degli arancini, dei cannoli. I cannoli siciliani sono fantastici. Sì, il cibo è davvero un modo per parlare della tua identità, della tua provenienza. È bellissimo. Allora, ricapitolando per chi sta imparando, quando qualcuno ti chiede della tua città, puoi parlare di dove si trova, com'è grande, cosa c'è da vedere, cosa si mangia, il carattere della città. Sì, e puoi usare frasi semplici come la mia città si trova è una città e poi aggettivo. Nella mia città c'è, oppure ci sono. E puoi dire cosa ti piace e cosa non ti piace. Mi piace perché, oppure non mi piace tanto perché. Perfetto. Queste strutture base vi permettono già di fare una conversazione completa sulla vostra città. Esatto,
E ricordate, non dovete essere perfetti, l'importante è comunicare. Anche se fate qualche errore, le persone capiscono. Sì, in Italia le persone sono molto amichevoli con chi cerca di parlare italiano. Se ci provate, anche con poche parole, le persone apprezzano moltissimo. Assolutamente. Io ho avuto tantissime conversazioni meravigliose con stranieri che parlavano un italiano imperfetto. L'importante è la voglia di comunicare. Bello. E allora, adesso che abbiamo parlato tanto di città italiane, voglio fare una cosa divertente. Vi facciamo una piccola sfida. Ah, la sfida, mi piace. Allora, la sfida è questa. Prendete un foglio e una penna e scrivete 3 frasi sulla vostra città, dove si trova, com'è e cosa c'è di speciale. Sì, e poi potete mettere le vostre frasi nei commenti. Vogliamo leggerle. Ci fa molto piacere vedere come descrivete le vostre città. Esatto, sarà bellissimo scoprire da dove venite tutti voi. Siete da tutto il mondo, lo sappiamo. Ogni settimana riceviamo commenti da paesi diversissimi. Sì, abbiamo ascoltatori dal Brasile, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dal Messico. Dall'Australia, dalla Corea, dalla Russia. È meraviglioso. Sì, e questo ci motiva tantissimo a continuare. Sapere che persone da tutto il mondo usano questo canale per imparare l'italiano. È commovente, davvero. Sì, lo è. Ogni commento che leggiamo ci fa capire perché facciamo questo lavoro. Esattamente. E noi vogliamo continuare a migliorare, a fare episodi sempre più utili e interessanti per voi. Per questo il vostro sostegno è così importante. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Sono gesti piccoli per voi, ma per noi significano tantissimo. Sì, ogni like, ogni iscrizione ci aiuta a crescere e a raggiungere più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano. E se conoscete qualcuno che vuole imparare l'italiano, condividete questo video con lui o con lei. Potrebbe essere un regalo bellissimo. Sì, l'italiano è una lingua bellissima. Non è solo una lingua, è un modo di vedere il mondo, di apprezzare la bellezza, il cibo, l'arte, la vita. Bene detto, Sara. L'italiano è una lingua del cuore. Del cuore, sì. E chi la impara spesso si innamora anche dell'Italia. Sì. Quanti di voi stanno imparando l'italiano perché vogliono venire in Italia, oppure perché hanno origini italiane, oppure semplicemente perché amano la lingua? Scrivetelo nei commenti. Sì, voglio sapere. Sono sempre curiosa di conoscere le motivazioni delle persone. Anch'io. Bene, allora stiamo per concludere questo episodio, ma prima di salutarci voglio fare un piccolo riassunto delle parole e frasi più importanti che abbiamo usato oggi. Ottima idea. Allora, per descrivere la vostra città, ricordate queste frasi. Abito a oppure vivo a per dire dove vivete. La mia città si trova nel nord, sud, est o ovest di per dire dove si trova geograficamente. È una città grande, piccola, moderna, storica, vivace e tranquilla, per descrivere il carattere della città. Nella mia città c'è per il singolare. Nella mia città ci sono per il plurale. Mi piace perché e non mi piace tanto perché per esprimere la vostra opinione. E la cosa che preferisco della mia città è per dire la vostra cosa preferita. Perfetto! Queste frasi vi bastano già per una bella conversazione. Sì, praticate, praticate, praticate. Parlate con voi stessi davanti allo specchio, scrivete nei commenti, cercate partner di conversazione online. E continuate a guardare Italiano Facile. Sì, ovviamente. Abbiamo nuovi episodi ogni settimana. Parliamo di tantissimi argomenti diversi, sempre in italiano semplice e naturale. Sì, se volete sapere di cosa parleremo nel prossimo episodio, iscrivetevi e attivate le notifiche. Esatto, così quando usciamo un nuovo video ricevete subito una notifica. E se avete suggerimenti per argomenti futuri, scriveteli nei commenti. Siamo sempre felici di ricevere idee da voi. Sì, questo canale è per voi. Vogliamo fare quello che vi è più utile. Perfetto. Allora è stato un episodio bellissimo oggi, Sara. Sì, abbiamo parlato di tante cose. Roma, Milano, Bologna, Firenze. Mi è venuta voglia di viaggiare. Anch'io. Magari un giorno facciamo un episodio registrato direttamente in una piazza italiana. Sarebbe fantastico. Chissà, forse in futuro. Sì, ci stiamo pensando. Restate con noi per scoprire cosa succederà. Bene, allora è il momento di salutarci. Grazie mille a tutti voi per aver guardato questo episodio fino alla fine. Sì, grazie infinite. Il fatto che siate arrivati fino qui significa che siete davvero motivati e questo è fantastico. Continuate così
L'italiano è una lingua che si impara passo dopo passo, con pazienza e costanza. Ogni giorno un po' e piano piano vedrete i risultati. Esatto, non scoraggiatevi se fate errori. Gli errori sono parte del processo. Anche noi facciamo errori ogni giorno in inglese o in altre lingue che stiamo imparando. Sì, nessuno nasce sapendo una lingua, si impara e ogni passo conta. Bene, allora a presto. Alla prossima. Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao ciao! E ricordate, l'italiano è bello, voi siete belli e insieme stiamo costruendo qualcosa di speciale. Grazie!